Spesso mi arrivano richieste di aiuto di persone che hanno problemi a gestire il proprio cavallo e quando gli faccio la mia prima domanda rimangono sorpresi. Volete conoscere qual è la mia prima domanda? Allora non vi resta che mettere un mi piace sulla fiducia ed iscrivervi al canale, visto che solo il 30% di quelli che guardano i miei video sono iscritti. Pensate che se tutti coloro che guardano i nostri video si iscrivessero, saremmo uno dei canali in italiano più importanti dell'equitazione in genere e dell'equitazione naturale in particolare. Se amate i cavalli e vi piace questo tipo di equitazione, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e condividete i nostri video che vi piacciono di più. Grazie dell'attenzione e noi ci vediamo tra qualche secondo. I fattori che compongono il carattere del cavallo sono diversi. Chi di voi ha già seguito i miei corsi saprà che fondamentalmente sono tre. Il primo fattore in ordine di importanza è sicuramente il DNA, ovvero la genetica, intesa come razza e come linea di sangue, paterna e materna. Già solo a nominare la razza ci viene subito in mente uno stereotipo di cavallo. Ad esempio, se dico arabo, ci viene subito in mente un cavallo molto devrile, scattoso e energico. Mentre se parlo di quarter, pensiamo al cavallo calmo e mansueto, con testa bassa e occhi sornioni. Sappiamo poi che non è sempre così, ovviamente, proprio perché poi all'interno della razza le linee di sangue possono trasmettere caratteri anche molto divergenti da quelli disegnati dagli stereotipi, ma fondamentalmente il DNA è ciò che determina per il 50% il carattere del cavallo. Il secondo fattore poi è l'ambiente in cui vive ed ha vissuto il cavallo. Pensate ad un animale nato e vissuto fuori, magari in montagna, e confrontatelo poi con un animale anche della stessa razza e linea di sangue, ma che ha vissuto sempre in scuderia ed ha fatto quasi esclusivamente box, paddock, arena, box. Infine abbiamo il terzo fattore, che è determinato dall'esperienza che ha accumulato nel tempo il cavallo, soprattutto con gli altri esseri viventi, mettendo nel conto sia le esperienze apprese dalla madre e dal branco, sia le esperienze vissute durante la sua gestione e addestramento. Ma questi sono solo i principali, i tre fattori chiave, ma non sono gli unici. Ma allora qual è la domanda che faccio ogni volta che mi viene chiesto aiuto da coloro che hanno il cavallo perennemente agitato? Quando mi si chiede cosa si può fare se un cavallo ha un comportamento generalmente difficile, cioè è sempre agitato, non riesce a rimanere concentrato oppure si distrae facilmente o è particolarmente aggressivo o pauroso, non sta fermo, fa continuamente il matto anche quando lo conduciamo da terra e via con gli esempi. La mia domanda in questi casi è sempre la stessa. Chiedo che mi si descriva la sua gestione. E per gestione intendo quante ore passa il cavallo in box, quante ore in paddock, quante ore in branco, quante ore a lavorare ed infine cosa mangia. Prese una per una già di per sé queste informazioni sono importanti, ma lo diventano ancora di più quando le possiamo mettere insieme. Capire qual è la routine quotidiana del nostro cavallo ci dà la possibilità di scoprire quali potrebbero essere le cause dei suoi comportamenti. Un cavallo che vive in un ambiente sereno, circondato da cavalli che non sono stressati, aumenta la probabilità che anche egli si rassereni se non lo è già. Al contrario, un cavallo che vive in un ambiente estremamente stressante, circondato da cavalli stressati, non potrà altro che subirne l'influenza, con ripercussioni negative nel suo stato d'animo. Ma se ci pensate bene, vale la stessa cosa anche per l'uomo. Sono sicuro che alcuni di voi hanno provato sulla propria pelle l'esperienza di lavorare in un ambiente stressante e la differenza sostanziale che hanno provato quando poi hanno avuto la fortuna di cambiare e trovare un ambiente più sereno e motivante. Se pensiamo all'animale cavallo come individuo sociale, non possiamo non considerare quanto possa influenzare negativamente il suo carattere, il fatto di essere obbligato
a non condividere del tempo insieme ad altri cavalli, il poter giocare con loro o anche il mordersi ed il calciarsi. Sono tutte attività che rientrano nel loro modo di socializzare, fa parte del loro DNA e togliergli questa parte li porta inevitabilmente a subirne gli effetti, un po' come un uomo che viene messo in isolamento. Se pensiamo all'animale cavallo, non possiamo fare a meno di renderci conto che tutti gli studi scientifici lo classificano come un animale claustrofobico, però poi lo teniamo confinato in box quasi sempre di 3 metri per 3, in alcuni casi anche per 24 ore al giorno, salvo poi uscire per essere messo un'ora in una giostra motorizzata che lo fa muovere obbligandolo a girare senza senso, cosa che in natura non farebbe mai. Ma adesso spostiamo la nostra attenzione sul suo lavoro. Uno studio italo-americano ha condotto un test su 376 persone, oltre la metà delle quali cavalieri professionisti. Di queste, solo il 34% conoscevano cosa fosse la teoria dell'apprendimento, cioè che il cavallo vive il momento ed impara per comodo scomodo, detta così brevemente. Meno di un terzo di questi 376 cavalieri sapeva definire il rinforzo negativo correttamente e solo il 40% lo sapeva applicare poi quando usava le gambe. Il 78% diceva di sapere come usare l'imboccatura durante la riunione, ma solo il 43% di loro lo faceva correttamente. Un cavallo che viene cavalcato male subisce quel momento come una tortura e lo stress che ne deriva avrà delle conseguenze. Magari non si vedranno subito, ma se l'esperienza viene rivissuta nel tempo, potrà influenzare pesantemente il suo carattere e la sua salute. Ed infine parliamo dell'alimentazione. Nel cavallo è fondamentale perché, come hanno dimostrato alcuni ricercatori francesi nel 2015 e poi alcuni loro colleghi inglesi successivamente, la quantità di mangime che viene somministrata al cavallo ha un'influenza importantissima sul suo stato di agitazione. Sicuramente molti di voi hanno sentito dire frasi come questo cavallo è troppo agitato, bisogna dargli meno mangime, ma adesso ci sono alcune ricerche che lo hanno spiegato e dimostrato scientificamente. Gli scienziati hanno preso alcuni gruppi di cavalli ed hanno fatto dei test apportando modifiche alla loro dieta usando fieno e orzo in quantità diverse, prima dando il 90% di fieno e il 10% di orzo, poi il 57% di fieno e il 43% di orzo. In tutti i test hanno prelevato campioni di feci per verificare il cambiamento della flora batterica intestinale ed hanno osservato il comportamento dei cavalli facendo 2 test. Il primo consisteva nel socializzare con un cavallo estraneo al gruppo, quindi non lo conosceva, e il secondo consisteva nell'essere messo di fronte ad un oggetto anch'esso sconosciuto al cavallo. Ebbene, il risultato è stato che i cavalli alimentati con la dieta più ricca di amido, cioè di orzo, erano più agitati ed avevano un cambiamento importante nella loro flora batterica intestinale. Lo studio dei ricercatori inglesi, capitanati dal professor Murrow, ha poi anche evidenziato che i cavalli a cui era stata somministrata una dieta più ricca di amido, quindi di orzo in questo caso, avevano tendenzialmente la frequenza cardiaca più alta ed erano più nervosi, tesi ed insicuri, ed ha affermato anche che è importante notare che la quantità di amido che veniva somministrata a questi cavalli era inferiore a quella che molti cavalli da diporto ricevevano nella loro razione giornaliera. Ciò a dimostrare che anche piccole quantità di amido nella dieta possono avere un effetto significativamente importante. Ovviamente tutto ciò non significa che dobbiamo smettere di dare il mangime ai nostri cavalli. Ciò significa solamente che l'alimentazione deve essere a completamento di quella di base, ovvero fieno. Un buon fieno è ciò che fa star bene il cavallo, il resto è in più e deve essere dato solo per motivi validi, se ce n'è veramente bisogno. Ad esempio, quando un cavallo
è in allenamento oppure in accrescimento, pensiamo ai puledri, o per altri motivi che di volta in volta dovranno essere analizzati e comprovati, facendosi aiutare da professionisti come gli alimentaristi e i veterinari. Ed una cosa importante da non dimenticare mai è che l'alimentazione dovrà essere bilanciata e ricontrollata sia al cambiamento della gestione del cavallo ma anche alla sua età, perciò non rimaniamo sempre ancorati alle vecchie quantità che diamo da anni, pensando che vadano bene e che non debbano essere cambiate mai. Far vedere 1 o 2 volte l'anno il nostro cavallo ad un bravo alimentarista che verifichi che è tutto a posto è il regalo migliore che possiamo fare al nostro cavallo ma anche a noi. Per riassumere, quindi, se il vostro cavallo si comporta in maniera difficile, ripensate alla sua gestione quotidiana ed alla sua alimentazione e provate a cambiare qualcosa. È la gestione nella scuderia dove lo tenete? È l'addestratore o cavaliere che ve lo muove? Passa troppe ore in box? Siete voi a trasmettere il nervosismo perché siete dei tipi nervosi, scattosi e nevrotici? Mangia troppo o troppo poco? Fatevi un po' di domande ed iniziate a cambiare qualcosa. Male che vada, potete sempre tornare indietro, ma sicuramente, come dice Parelli, facendo sempre la stessa cosa si ottengono sempre gli stessi risultati. Everyone always keep falling in love.